Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi, come potete vedere, nuovamente appunto con le nostre sibille, la sibilla della zingara o sibille gitane. Ovviamente, come sempre, ragazzi, vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente a questo, in cui descrivevo carta per carta, gruppo per gruppo, quindi tematica per tematica, ogni singola sibilla. Di conseguenza, chiunque ovviamente ne sia interessato o interessata può appunto cliccare sul link in descrizione. Tornando alla stesa odierna, però, che cosa chiederemo quest'oggi alle nostre chiacchierine? Che feeling ha tuttora, tutt'oggi, con la moglie o comunque con la compagna ufficiale? Partendo però anche dal passato, cioè cerchiamo di capire se tra questa persona, che evidentemente voi frequentate in gran segreto o che magari anche semplicemente vi interessa, e dunque siete qui anche semplicemente per curiosità, quindi cerchiamo di capire ovviamente come procede dal passato il rapporto con la compagna ufficiale, moglie ad esempio. Che tipo di rapporto c'è ad oggi, cioè che feeling ha questa persona con la compagna ufficiale e che feeling ci sarà ovviamente in futuro più prossimo, e ovviamente cerchiamo anche di capire qualcosa in più su un futuro più a lungo termine, con le eventuali anche conseguenze a lungo termine per voi, eventualmente nel rapporto con questa persona. Quindi la linea di condotta, diciamo, futura, e ovviamente cerchiamo anche di capire quali effettivamente ostacoli ci siano tra queste due persone, cioè che cosa obiettivamente non vada tra queste due persone eventualmente. Dunque possiamo appunto iniziare a mescolare il mazzo delle nostre sibille e ovviamente cercare appunto di capire come procederà il rapporto tra l'uomo che vi interessa o con il quale avete una storia e la compagna ufficiale, cercando di capire se ad oggi tra di loro ci sia del feeling o se ci sia mai stato. Perfetto, dunque, come sempre, appunto, appoggiamo lateralmente al focus della stesa il resto del mazzo. Come potete vedere, qui abbiamo ovviamente ben 7 carte. Secondo la modalità di stesa, appunto, tipicamente utilizzata con le sibille, appunto la stesa del ferro di cavallo. La prima carta estratta ovviamente è inerente al passato, quindi il passato inerente ovviamente al feeling tra queste due persone. Seconda carta, il presente, cioè se ad oggi tra queste due persone ci sia ancora del feeling, se vada tutto bene oppure se ci sia già qualcosa che non va. Terza carta, ovviamente, il prossimo futuro tra queste due persone, ovviamente quindi cosa accadrà nell'immediato. Quarta carta, la linea di tendenza, la linea proprio di condotta
condotta comportamentale, diciamo, da parte sia di lui che di lei, ovviamente. Quinta carta è il contesto di questa coppia, cioè se ci possano essere o meno personaggi favorevoli, ad esempio, alla loro coppia o ostili. Sesta carta, gli ostacoli reali fra queste due persone. Settima ed ultima carta è il futuro, quindi diciamo ad una certa distanza e conseguenze a lungo termine, ovviamente per voi. D'accordo? Quindi cerchiamo di capire anche se eventualmente i vostri sogni, i vostri desideri inerenti ovviamente a questa coppia si possano realizzare. Iniziamo dunque con la prima carta, inerente il passato. Allora, qui come vedete abbiamo la carta della lettera. Ragazzi, la carta della lettera ovviamente per quanto concerne le sibille ha un significato, diciamo che in una coppia lascia un po' perplessi, nel senso che rappresenta un rapporto poco più che di amicizia, d'accordo? Quindi solitamente la carta della lettera, parlando di un rapporto di coppia tra due persone, si riferisce ad un rapporto tra due persone che ovviamente in qualche modo cercano di andare avanti, di portare avanti legnosamente il rapporto, più come ovviamente buoni amici, in un clima di noia terribile, perché in realtà il 2 di denari rappresenta comunque delle situazioni non particolarmente conflittuali, cioè una certa collaborazione, ma ovviamente una collaborazione supportata né da erotismo, desiderio ovviamente, ma nemmeno da sentimento, d'accordo? Quindi in realtà non è soltanto lui a non essere più, diciamo, innamorato, magari a non esserlo mai ovviamente stato, ma è anche lei che ormai obiettivamente non sente più nulla. Tra di loro c'è calcolo, c'è freddezza, non è un rapporto di coppia, un SPA, d'accordo? Non a caso parliamo di un 2 di denari. Quindi sono persone che riflettono molto sul denaro, sulla vita pratica, la vita economica, ma nulla di più. Quindi non c'è nulla di forte, non c'è nulla di sostanzioso, non c'è nulla di plateale. Sono persone che, diciamo, tendono ad andare avanti un po' per inerzia, e vi ripeto anche proprio per noia, ma evidentemente per loro non rappresenta un problema, poiché sono due persone che, come tipico del 2 di denari, amano profondamente la stabilità. Cioè sono persone che tendono a, diciamo, vedere i cambiamenti come una sorta di demoniaca presenza, d'accordo? Sono persone che non amano affrettare i tempi, perché comunque è una carta di denari che rappresenta comunque appunto lentezza, e sono persone che, diciamo, non amano vivere grandi emozioni interiori. Ecco perché hanno sempre, diciamo, accettato tutto sommato con una certa positività un rapporto del genere. E non è un rapporto pimpante, comunque non è un rapporto vivace, è un rapporto spento. Ma chissà da quanto è spento sto rapporto. Probabilmente tra due persone magari caratterialmente molto simili, che si assomigliano molto, che hanno gli stessi interessi, in particolar modo il denaro, e che obiettivamente accettano una situazione, diciamo, di grigiore incredibile, che ovviamente potrebbe non piacere
magari a persone con un'individualità, una personalità totalmente diversa, ma che invece per loro tutto sommato è un andar bene. Diciamo che fondamentalmente se la fanno andar bene la cosa. D'accordo? Ricordo in particolar modo persone attente all'aspetto economico e finanziario della coppia. La carta della lettera, inoltre, la sibilla della lettera, ci parla di qualche, diciamo, piccolo miglioramento o notizia positiva in ambito appunto sempre chiaramente economico-finanziario, cioè potrebbero aver, diciamo, avuto un piccolo ricavo da una vendita o comunque ricevuto un piccolo rimborso, un risarcimento che magari attendevano da tempo, la conclusione di una magari noiosa pratica burocratica. Piccole notizie, diciamo comunque positive, buone, ad esempio in ambito lavorativo, d'accordo? O comunque sono riuscite in qualche modo queste due persone a risolvere magari un guaio o una problematica che si trascinavano magari da un punto di vista legale e finanziario dal passato, d'accordo? Quindi una, diciamo, nota positiva nel passato c'è stata, quindi la risoluzione di problemi però sempre a carattere economico-finanziario, ovviamente per quanto riguarda queste due persone. Vediamo ora, ragazzi, cosa abbiamo per quanto riguarda il presente. Allora sì, la consolante sorpresa. Dunque, queste due persone hanno ricevuto del denaro, Ve lo confermo anche ovviamente in virtù della carta della lettera, perché la consolante sorpresa è inerente alla vittoria per quanto concerne delle problematiche che si trascinano dal passato, perché la consolante sorpresa è legata al 6 di bastoni e come tutte le carte di grado sesto quindi ci riportano al passato. Quindi queste due persone devono aver attraversato problematiche economico-finanziarie di un certo tipo. Anche nel caso siano persone benestanti, sicuramente in passato hanno affrontato un momento di, diciamo, crisi da un punto di vista appunto economico-finanziario, per cui possono aver attraversato un periodo delicato di perdita, di ingenti perdite economiche o comunque anche semplicemente un investimento sbagliato, d'accordo? Del denaro che non gli è stato restituito, del denaro che magari dovevano a determinati creditori, quindi hanno avuto delle beghe legali ed economico-finanziarie di un certo peso. Ecco, sicuramente nel presente queste situazioni sono state risolte. In caso voi abbiate una storia, una frequentazione nascosta, segreta con questa persona e ovviamente vi abbia parlato di una problematica ancora in essere, ha mentito, perché in realtà la carta della consolante sorpresa nel presente, nella posizione del presente, parla di situazioni ormai risolte. D'accordo? Situazioni brutte, per carità, che hanno vissuto in passato, che si sono ovviamente trascinati per lungo tempo, ma che adesso ovviamente sono riusciti entrambi, sia lui che lei, egregiamente a risolvere e a superare. Ripeto, sempre questioni da un punto di vista materiale, quindi economico-finanziario, d'accordo? Questo sicuramente ha ridato un po' di equilibrio, diciamo, comunque una situazione di maggior serenità all'interno di questa coppia, ma una serenità legata comunque a questioni che nulla ovviamente hanno a che vedere con l'amore. Qui non stiamo parlando d'amore, d'accordo? Stiamo parlando di problematiche a livello monetario, a livello legale, che queste due persone sono ovviamente, per fortuna, riuscite a risolvere egregiamente, d'accordo? Ma non stiamo parlando d'amore. Vediamo ora in terza posizione il futuro prossimo tra queste due persone. Ecco, qui iniziano i veri guai. Allora, qui abbiamo la carta del dispiacere. La sibilla del dispiacere, ragazzi, è una sibilla
diciamo piuttosto impegnativa da viversi, rappresenta comunque ovviamente l'asso di spade, quindi sicuramente è una carta che indica delle tensioni, che indica diciamo delle comunicazioni pesanti. Come potete vedere, ovviamente è una sibilla rappresentata da una donna che piange, che si dispera appunto. Ovviamente è una carta che parla di notizie cattive, notizie che ovviamente porranno questa coppia in un nuovo momento di crisi. Cattive notizie che possono ovviamente riguardare, ahimè, nuovamente il denaro, quindi situazioni che possono di nuovo degenerare. Può trattarsi ad esempio anche della perdita del lavoro di uno dei due o evidentemente di una ulteriore cattiva gestione del denaro. Quindi qui uno dei due o ha le mani bucate, obiettivamente tende a non saper comunque gestire bene il denaro, oppure ha dei debiti veramente ingenti, oppure le cattive notizie possono riguardare ovviamente l'amore. Attenzione che la carta del dispiacere, in caso abbiate una storia segreta con questa persona, ecco che può essere inerente alla scoperta di un tradimento, quindi una cattiva notizia inerente a questo. Comunque è una carta che parla di brutte novità, novità tristi, sconfortanti, che andranno ad offendere, a mortificare ovviamente chi le riceverà, d'accordo? Queste brutte notizie ovviamente avranno come seguito lacrime, ovviamente, quindi tristezza, rabbia, dispiacere e ovviamente anche tanto rancore. Quindi sicuramente tra queste due persone nell'immediato futuro calerà ovviamente, non dico il sipario, ma comunque un'atmosfera particolarmente pesante. È chiaro che queste rotture possono portare appunto anche eventualmente ad un allontanamento della coppia, perché la carta del dispiacere può riguardare anche la chiusura di un rapporto, ma vi ripeto anche la chiusura di un contratto di lavoro, perdita di denaro, ma vi ripeto anche malelingue, pettegolezzi, calunnie dannose e pericolose che possono quindi portare alla scoperta di un tradimento. Quindi sicuramente tra queste due persone il prossimo futuro è veramente nero. Vediamo ora in quarta posizione la linea di condotta di entrambi, anzi di uno dei due in questo caso, quindi l'energia maschile della coppia si comporterà veramente male, quindi lui della coppia ovviamente viene indicato come il mercante, legato ovviamente al re di denari. Allora ragazzi, il personaggio appunto del mercante nelle sibille generalmente è un personaggio negativo, perché è un uomo molto furbo, è un uomo che tende a nascondere ovviamente le sue faccende, le sue intenzioni, i suoi pensieri, è proprio il classico imbroglione, è evasivo, è ambiguo, è chi omette molte verità, è il traditore. D'accordo? Inoltre è ovviamente un re di denari, quindi molto interessato al benessere materiale della vita, quindi unicamente legato a questioni fisiche ed erotiche. È chiaro che questa persona non si comporterà bene con lei. In caso voi abbiate una storia con quest'uomo, lui continuerà ad essere legato a voi. In caso voi non abbiate una storia con questa persona ma vi interessi, quest'uomo si interesserà a voi ovviamente in futuro o comunque dimostrerà una piena volontà nel voler tradire la compagna ufficiale. Generalmente il mercante è impegnato, diciamo, in rapporti nascosti o in rapporti extraconiugali, quindi è sicuramente una persona, diciamo, dal carattere, dal temperamento godereccio, quindi che punta molto all'aspetto, vi ripeto, materiale ovviamente dei rapporti, ha come priorità questo, ma diciamo che si fa un po' pochi scrupoli, cioè tende a mettere un po' da parte codici ovviamente etici e ovviamente moralità per raggiungere i suoi scopi. Ma lo abbiamo detto dall'inizio, con quel 2 di denari, con quella carta della lettera,
tra queste due persone non c'è mai stato sentimento, quindi nemmeno rispetto e quindi nemmeno attrazione. Quindi è fisiologico, anche se ovviamente non comprensibile, il fatto che comunque lui abbia questo atteggiamento. D'accordo? Quindi chiaramente è una persona non soddisfatta che cerca altro. Lui così si comporterà in futuro, cioè cercherà altro. In caso voi abbiate già una storia nascosta e segreta, lui continuerà assolutamente a volerla portare avanti. D'accordo? In caso non l'abbiate, si interesserà comunque ovviamente a voi o comunque a tradire la compagna. D'accordo? È chiaro che tenderà comunque a mantenere il piede in due scarpe, perché il re di denari è un uomo che, diciamo, usa molto l'astuzia e l'intelligenza, ripeto, per i propri scopi. Ok? Quindi in questo caso la finalità erotica, fisica, l'appagamento fisico. Quindi questa persona per il momento, nell'immediato futuro, non vorrà mettere in discussione il suo rapporto ufficiale, bensì sarà assolutamente in grado di mantenere il piede in due scarpe. D'accordo? Una persona molto furba, è una persona che tende ad omettere, è una persona che ci sa fare. Il mercante perché? Perché è l'abile venditore. D'accordo? Perché, vedete, nasconde la merce, quindi nasconde anche ovviamente le sue vere intenzioni. È una persona molto intelligente, ma purtroppo molto scaltra. È una persona intelligente ma ambiziosa e purtroppo spregiudicata. D'accordo? Una persona a volte senza scrupoli, pur di raggiungere il suo obiettivo. Quindi lui si comporterà molto male nei confronti ovviamente della compagna ufficiale, come se ovviamente già non bastasse. Quindi si delinea un rapporto effettivamente in salita tra queste due persone, ovviamente con l'abbinamento della carta del dispiacere e ovviamente il mercante. Ribadisco quello che vi ho detto con la carta del dispiacere, a questo punto con la carta del mercante. Attenzione, perché questa persona potrebbe lasciarsi sfuggire qualcosa. Quindi lei potrebbe scoprire appunto la vostra tresca o anche semplicemente avere dei sospetti. Vediamo ora in quinta posizione l'ambiente che li circonda. La carta del bambino legata al 7 di denari. Allora ragazzi, in questa stesa non esce una carta di coppe, ma neanche a pagarla, cioè è incredibile, tra queste due persone non c'è uno straccio di sentimenti, veramente, o di emozioni, una coppia di una freddezza, ma poi abbiamo parlato appunto già di situazioni comunque particolarmente difficili dal passato, quindi ci sta. Effettivamente di nuovo una carta appunto di denari, la carta del bambino ovviamente in caso abbiano dei figli rappresenta comunque l'importanza appunto in riferimento, per fortuna almeno, nei confronti dei propri figli, quindi sia lui che lei comunque sono molto concentrati ovviamente nei confronti dei propri figli. In caso ovviamente non abbiano figli, la carta del bambino parla comunque di progettualità. Attenzione ragazzi che è un 7 di denari, quindi progettualità inerente ovviamente l'aspetto materiale del vivere, quindi nuovamente l'aspetto economico-finanziario del loro nucleo familiare. Potrebbero per esempio pensare di investire del denaro, di vendere per esempio un immobile o acquistare un immobile, chiedere per esempio un prestito, cioè sicuramente nella testa di queste persone ci sono dei nuovi progetti, perché il bambino parla di novità, ma novità in ambito economico-finanziario, perché ovviamente è una carta legata al 7 di denari. Ovviamente questa seconda opzione valida anche in caso abbiano dei figli, cioè sono comunque persone orientate e attente, per fortuna, ripeto, ai loro figli, ma anche ovviamente impegnate a garantire magari proprio ai loro figli un futuro sicuro da un punto di vista economico-finanziario. Comunque, qualsiasi progettualità queste persone ovviamente abbiano in mente non riguarda assolutamente i sentimenti, ma ovviamente
sono progetti incentrati unicamente, ovviamente, sull'aspetto pratico, concreto, materiale del loro nucleo familiare. Per esempio, potrebbero o lui o lei, o magari anche entrambi, pensare di cambiare lavoro, per esempio iniziando un nuovo lavoro altrove, d'accordo? Potrebbero, vi ripeto, chiedere un prestito, un mutuo, comprare una casa o venderne, d'accordo, una. Quindi comunque sono persone sempre interessate al denaro, che pensano sempre ai soldi, che parlano sempre di denaro, e il loro unico obiettivo è l'accumulo. D'accordo? Sicuramente hanno avuto dei problemi, perché, ripeto, il passato non è stato facile e avranno ancora dei problemi con quella carta del dispiacere, però effettivamente, ragazzi, queste due persone non hanno altro obiettivo nella vita, mamma mia, cioè pensano unicamente al denaro, queste due persone, evidentemente perché non hanno l'amore a cui pensare, d'accordo? Quindi sono persone che non hanno un rapporto d'amore, cioè non hanno nessun tipo di affezione, di affettività, di tenerezza, dolcezza l'uno nei confronti dell'altra, tanto meno attrazione. Abbiamo visto che lui cercherà e cerca tuttora, ovviamente, a pagamento altrove. Quindi ovviamente, ragazzi, la situazione permane la medesima, d'accordo? Al di là di questa ovviamente nuova progettualità, che tra l'altro è comunque sempre inerente ad una questione di tipo economico-finanziario, d'accordo? Quindi sicuramente nuovi affari, nuove trattative, faranno di tutto per riuscire ad avere nuovo denaro in arrivo. Ecco, anche un'eredità, perché la carta del bambino può essere inerente ad una eredità che magari gli è stata negata, e faranno di tutto per poter ottenere, magari giustamente, la loro parte. Mireranno ad un aumento di stipendio o all'aumento di nuove responsabilità professionali che permetta a loro, ovviamente, di poter magari guadagnare di più. D'accordo? Comunque sempre inerente al denaro. Ed ora, ragazzi, arriviamo alla penultima sibilla, quindi i reali ostacoli tra queste due persone. Allora, la leggerezza, quindi in accezione negativa. Ora, la leggerezza generalmente è difficile da vedersi in accezione positiva. In questo caso addirittura in accezione negativa, in posizione di ostacolo, direi che obiettivamente esplica alla grande tutti i suoi significati negativi. Allora, ragazzi, la leggerezza parla di comportamento irrispettoso e superficiale. Parla di chi, come appunto il mercante, re di denari, è dedito, diciamo quasi unicamente, al vivere e voler vivere appieno unicamente i propri desideri e impulsi. Denota chi si lascia trasportare troppo, appunto, dalla voluttà, dalle emozioni del momento e ragiona poco. Esprime quindi un atteggiamento spesso un po' troppo sopra le righe e che, diciamo, sottolinea un grande egoismo, cioè chi viene identificato dalla carta della leggerezza, in questo caso entrambi i coniugi, quindi non soltanto lui ma evidentemente anche lei, comunque entrambi amano molto di più dare libero spazio e vivere le loro passioni, il proprio interesse, il proprio sentirsi appagati, ovviamente, l'istinto appunto, piuttosto che dare rispetto all'impegno ovviamente che hanno in essere. Sono persone estremamente caotiche, sono persone che spesso osano troppo. Attenzione, aperta e chiusa parentesi, parlavamo di problemi economici legati a una cattiva gestione del denaro. La leggerezza ci parla proprio di questo, cioè di chi osa troppo, magari spende tanto, magari anche fa spese inutili e costose per puro sfizio, ok? E di conseguenza poi rimane ovviamente senza soldi. Quindi ci viene ribadito il concetto di problemi economici, ma legati non effettivamente alla sfortuna del vivere,
ma ad atteggiamenti direi poco assennati nei confronti del denaro. Questo aperta e chiusa parentesi. Comunque, identifica chi tende a togliersi troppe soddisfazioni inutilmente, che non si accontenta mai, che ha sempre fame, sempre di qualcosa di nuovo, che non è mai contenta al 100% e che ha sempre uno sguardo verso qualcos'altro. Quindi è una sibilla che tratteggia un comportamento generalmente poco lungimirante, che vive d'azzardo, che ama il proibito, appunto il tradimento, persone che sono sempre appunto in cerca di stimoli diversi, quindi persone, vi ripeto, che tendono all'azzardo, attenzione, magari anche al gioco d'azzardo, riporto sempre il discorso ai problemi economici, e quindi anche chi tende a vivere di storie proibite. Quindi comunque persone che tendono a tradire, d'accordo? Quindi persone che vivono in maniera anche imprudente, che possono creare problemi ad altre persone, perché tendono ad illudere, perché tendono ad essere umorali, mutevoli, perché hanno comportamenti e atteggiamenti caratterizzati magari da repentini cambiamenti, persone che magari inizialmente possono sembrare fedeli e rispettose per poi invece mostrare il vero lato, la zona d'ombra, quindi invece è un comportamento più predatorio. Quindi persone che dunque possono illudere, facendo credere chissà cosa, ma poi in realtà si distaccano molto facilmente. Quindi persone che non hanno un vero e proprio equilibrio interiore e che quindi rendono i rapporti privi di equilibrio. Persone che quindi possono ingannare, possono mentire, possono omettere con estrema facilità, che agiscono con leggerezza, una leggerezza che però in questo caso è sinonimo di superficialità, disattenzione, atteggiamento privo di rispetto per il partner. Quindi porta a difficoltà, litigi, slealtà, infedeltà e confusione nelle relazioni. Quindi incostanza, irrequietezza e insofferenza per un vero e proprio legame. Questo ha sin da sempre caratterizzato questa coppia. Quindi direi una coppia terribile. Non ha qualità che si possano anche solo lontanamente definire positive. Quindi una coppia basata sul nulla. Qui c'è solo inganno, superficialità, slealtà, mancanza di rispetto, morbosa attenzione per l'erotismo che però si cerca da altre parti, unica vera attenzione nei confronti del denaro. Quindi una coppia che definire pessima è, a mio avviso, un po' poco, d'accordo? Quindi questo è quello che ha caratterizzato, questi sono gli ostacoli, ma più che ostacoli, direi questo è l'atteggiamento dell'uno nei confronti dell'altra e dell'altra nei confronti dell'uno. Cioè vicendevolmente queste persone si sono comportate così l'un l'altro, l'un l'altra. Lui con lei e lei con lui. Quindi è praticamente il classico castello che si erge su una montagna di menzogne, per non dire altro. D'accordo? Ora affrontiamo l'ultima posizione, quindi il futuro, ovviamente, tra queste due persone
e le conseguenze a lungo termine per voi, ovviamente in riferimento a questa coppia e eventualmente al rapporto appunto che avete o avrete con il lui della coppia. Allora, qui abbiamo la carta della fortuna. È una carta molto chiara, nel senso che è una carta che parla di realizzazione, ovviamente piena, al massimo livello, dei sogni del consultante. Le speranze del consultante o della consultante si realizzano in pieno. Dunque, in caso voi stiate mirando, diciamo, ad avere una storia con lui, con l'impegnato, diciamo, questa storia ci sarà. In caso voi stiate aspettando che ovviamente l'ambito di questa coppia si scateni il putiferio o comunque in qualche modo si arrivi ad un allontanamento, ci sarà. Cioè la fortuna parla di un consultante o una consultante che vedrà ovviamente realizzarsi e concretizzarsi appieno i propri sogni, pensieri, desideri e immaginazione. Anche in presenza di carte negative, la ruota di fortuna stravolge in positivo la richiesta del consultante. È una sorta di settebello, diciamo. Quindi, qualsiasi sia la vostra speranza, sarà destinata ovviamente a risolversi. Io però amo fare l'avvocato del diavolo, cioè voglio sottolinearvi degli elementi che mi sento in dovere comunque di mostrarvi. Innanzitutto la fortuna è ovviamente legata, questa Sibilla, al 5 di bastoni. 5 di bastoni è una carta che parla di caos e litigi, scontri, conflitti. Abbiamo detto con la leggerezza che è una coppia che vive nel disequilibrio emotivo, è una coppia che non conosce lealtà, è una coppia che è sempre in qualche modo andata avanti, ma su menzogne. Ora, la carta del 5 di bastoni ci parla di sicuramente menzogne che rischiano ovviamente di venire a galla e quindi di portare grossi conflitti e ulteriore caos. Quindi diciamo una sorta di improvviso rimescolamento della ruota di fortuna. Inoltre, la fortuna è una carta che parla appunto di fortuna, cioè di situazioni molto positive, proprio ragazzi come la ruota di fortuna dei tarocchi, quindi situazioni molto positive, accompagnate però, seguite immediatamente a ruota appunto da momenti di negatività. Quindi voi potreste ad esempio vedere questa persona più tranquilla, serena, avvicinarsi a voi, per poi d'improvviso vedere questa persona magari più cupa, più fredda, magari distante, per poi tornare di nuovo. Quindi è una carta che parla comunque di avanti e indietro con voi, d'accordo? Quindi è una carta che parla di cambiamenti molto repentini, vi ripeto, alcuni veramente molto positivi, magari inaspettati, cioè questa persona potrebbe all'improvviso arrivare da voi e dirvi ho lasciato la mia compagna. Attenzione però, perché la ruota gira e questa è una persona che non conosce equilibrio, non è una cattiva persona, è però un mercante, è un furbino, è uno che cerca ambiziosamente di arrivare sempre soltanto egoisticamente al suo piacere. Quello degli altri arriva dopo. Ok? Quindi attenzione bene ad agire e reagire con lucidità e intelligenza, ricordando bene che le persone vanno conosciute a fondo. Ora, è un uomo sicuramente piacevole, passionale al massimo,
ma è una persona che sino ad ora ha condotto un rapporto con la compagna ufficiale di questo tipo, basato sulle menzogne. Bisogna dunque proteggersi e tutelare il proprio cuore affinché quest'uomo non voglia vivere anche poi successivamente il rapporto con voi nella stessa maniera. Quindi patti chiari, nel senso che è importante comunque agire con intelligenza. Quindi sicuramente è una carta che parla di riuscita e di successo, cioè tutto quello che voi avete nella vostra testolina e nel vostro cuore in riferimento a questa persona, al rapporto con l'altra, si concretizzerà. Però attenzione, con alti e bassi, come riporta la ruota, momenti positivi seguiti però anche da qualche piccolo ostacolo, e soprattutto non dimenticate mai che avete davanti a voi. Come questa persona sino ad ora si è comportata con un'altra donna. D'accordo? Quindi come ha impostato quel rapporto. Dopodiché, io ragazzi lo ripeto ad ogni stesa, la scelta spetta a voi e deve spettare a voi. L'ultima parola spetta sempre a voi. Voi avete tutto il pieno diritto di decidere come portare avanti questa storia con questa persona. Se portarla avanti, se non portarla avanti. Se chiarire determinati punti, cosa ovviamente a mio avviso corretta da fare. Cioè far capire a questa persona che la musica deve cambiare. D'accordo? Che certi comportamenti sono lesivi nei confronti della dignità di un'altra persona, di una donna. D'accordo? Quindi mi raccomando, agire comunque con lucidità. Proteggete il vostro cuore. Questo è un mercante, è un re di denari. È un uomo che ci sa fare, sa conquistare, ripeto, eroticamente impeccabile, ma va conosciuta bene questa persona. D'accordo? Quindi è una carta molto positiva per la consultante, per il consultante, ma è importante capire che comunque la fortuna porta anche a momenti, ovviamente magari di maggior difficoltà, perché la ruota gira, ma soprattutto è una carta che necessita di attenzione e intelligenza. Cioè i cambiamenti saranno talmente repentini e inaspettati che vi obbligheranno magari a decisioni che non andranno prese in quel momento velocemente, sull'unghia. Bisogna fermarsi e ci si dovrà ovviamente fermare per riflettere, per prendere le giuste decisioni, usufruendo con intelligenza, saggezza e maturità dei doni che vi giungeranno. D'accordo? Quindi approfittate, certo, ma perché no, di qualsiasi occasione positiva vi arriverà. Perché ovviamente abbiamo detto che questa è una coppia, cioè non è neanche una coppia, non si può neanche definire una coppia. Però prestare attenzione. D'accordo? Quindi è fondamentale. Perché ogni sibilla, come esattamente ovviamente ogni arcano maggiore e minore, ha i suoi lati risvolti positivi, in questo caso la fortuna ne ha tantissimi, ma anche dei piccoli spazi, non dico di negatività, ma di attenzione. D'accordo? Quindi non dico le classiche bandiere rosse, però diciamo che per stare un po' attenzione ad alcuni aspetti, d'accordo? In modo da tutelare il vostro cuore rispetto a questo fascinosissimo mercante, d'accordo? Dunque, direi che ovviamente la stesa termina qui, una stesa molto interessante, una stesa che spero vi abbia permesso di comprendere effettivamente che rapporto abbiano, anzi direi non abbiano, questi due.
e ovviamente che tipologia di, diciamo, risultato avrete voi in riferimento ovviamente a questa coppia. D'accordo? Ovviamente, ragazzi, come sempre, mi raccomando, mettetevi come priorità, tutelate il vostro cuore, la vostra felicità e la vostra dignità e ovviamente, come sempre, buona fortuna, buon percorso karmico e a presto!